Sul nostro DNA culturale grava una minaccia subdola che coincide con la riduzione, con l'impoverimento della diversità culturale. E io, per la mia esperienza, per il mestiere che faccio, io sono un editore, percepisco questa minaccia nella forma di quella che è stata chiamata impoverimento della bibliodiversità. Che cos'è la bibliodiversità? È semplice. Basta pensare alla biodiversità, cioè alla quantità e varietà di specie che coabitano, che vivono in un certo ambiente. E queste specie devono essere ben rappresentate, equilibrate, altrimenti ogni disequilibrio può essere esiziale anche per le specie dominanti. E la biodiversità, analogamente, la bibliodiversità, se pensiamo allo spazio di una libreria materialmente, se pensiamo al momento in cui entriamo in una libreria e avanziamo tra i banconi, centimetro per centimetro, metro per metro, in quello spazio che è lo spazio della massima visibilità, del loro offrirsi allo sguardo del lettore acquirente, ecco lì in quello spazio troviamo che ci possono essere equilibri e disequilibri e la nostra aspettativa di lettori, di acquirenti sarebbe di trovare una diversità, quindi una bibliodiversità ben equilibrata, cioè una buona varietà di libri, di autori diversi, di editori diversi, che trattano una molteplicità di argomenti o anche un argomento affrontato da punti di vista diversi, alternativi. Se si tratta di traduzioni che siano da lingue diverse in modo che possano offrirci uno spaccato della diversità culturale del pianeta. Ma come da una decina d'anni a questa parte gli editori indipendenti di tutto il mondo hanno fatto notare, lanciando un grido di dolore e di allarme, questa diversità culturale particolare, che è la bibliodiversità, è minacciata. Perché in libreria, in questo spazio concreto e quotidiano, avviene qualcosa di radicalmente diverso. I libri che troviamo sono libri di pochi autori, comunque quelli più presenti nel panorama mediatico del momento, di poche decine di editori, comunque riconducibili a grandi gruppi editoriali o di distribuzione. Se si tratta di traduzioni, sono quasi esclusivamente traduzioni dall'inglese. Gli argomenti sono pochi, quelli alla moda, e i punti di vista critici o più lontani dal mainstream sono poco rappresentati. Come acquirenti, come clienti della libreria, però, abbiamo un potere straordinario nel momento in cui adottiamo un atteggiamento di consumo critico, perché, che piaccia o no, lo spazio culturale, lo spazio letterario è prima di tutto e innanzitutto uno spazio di mercato, è un'agorà, è una piazza del mercato, e allora proprio chi vorrebbe che le logiche mercantili fossero sempre meno preponderanti e meno decisive nelle dinamiche dello spazio culturale, dovrebbe percepire se stesso innanzitutto come un lettore acquirente e adottare un comportamento di consumo critico, perché un modo per sostenere la diversità culturale è sostenere la bibliodiversità, e sostenere la bibliodiversità è semplice, basta acquistare i libri degli editori indipendenti. Se consideriamo il problema della bibliodiversità dal punto di vista degli editori, c'è un altro punto critico, un altro tema controverso, perché gli avvisi, i punti di vista non coincidono, ma c'è una sorta di luogo comune che li raccoglie, e cioè che la digitalizzazione della cultura, la creazione delle biblioteche digitali e quindi la smaterializzazione, la dematerializzazione digitale del libro possa essere una minaccia per l'editoria e quindi per la bibliodiversità. Ma se pensiamo all'origine del libro, a come il libro è nato, se consideriamo il libro come un oggetto tecnologico, ci rendiamo conto che
i motivi che hanno portato alla sua nascita sono in qualche modo coerenti con gli sviluppi attuali. Perché? Il libro nella sua forma attuale, il codex contrapposto al volumen, si è affermato nel Medioevo e la sua affermazione è stata motivata da motivi banalmente tecnologici, pratici, oggi diremmo ergonomici. Il libro si può tenere con una mano sola, può essere posto aperto su un tavolo e questo permette al lettore di prendere, mentre legge, di prendere degli appunti o di consultare contemporaneamente due libri, cosa che con il rotolo non si può fare. La disposizione degli argomenti, il taglio delle pagine, l'organizzazione in quaderni permette di aprire il libro e accedere direttamente a una parte del contenuto, mentre invece con il rotolo era necessario scorrere il testo in senso materiale, cioè svolgere tutto il rotolo. Dei motivi tecnologici, dei motivi che hanno a che fare con la nostra quotidianità e con la pratica più concreta della lettura. E se li consideriamo senza precomprensioni, vediamo che c'è una forte coerenza con le motivazioni che hanno portato allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla digitalizzazione dei contenuti. Questa digitalizzazione, questa smaterializzazione non è una rottura, non è una frattura rispetto a questa evoluzione, è il segno di una continuità. Ma se consideriamo l'oggetto libro dal punto di vista della forma che dà ai contenuti, vediamo anche che il suo successo come forma consiste in qualche modo nel fatto che ha cristallizzato dei contenuti, degli oggetti culturali che nella loro circolazione si muovevano in forme che non erano necessariamente quelle del libro, potevano essere frammentarie, potevano essere frammenti di testo o di discorso che circolavano in altri spazi culturali, sotto altre forme, anche come testi, ma non necessariamente della forma del libro, e che poi venivano selezionati, raccolti, organizzati, in qualche modo stabilizzati e stabiliti, e in una parola editi, perché assumessero la forma del libro e con ciò entrassero in un nuovo spazio di circolazione e di scambio. Ma tutte queste operazioni perché dovrebbero essere minacciate dalla digitalizzazione che smaterializza, quando sono già immateriali? Perché questa nuova circolazione della cultura dovrebbe essere concepita come una minaccia? Allora, quando analizziamo un fenomeno come questo, dobbiamo cercare di chiederci sempre a chi conviene. Allora, a chi conviene che la cultura, la letteratura siano trasmesse, scambiate e circolino in modo più libero, più accessibile, più anarchico?